Buongiorno a tutti quanti. Come andiamo? Spero tutto bene. Oggi videazzo super, rasoio super, set super, profumazione super, tutto super 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 super. Quindi sono super contento. Sono tornato alla ribalta. Molti di voi mi hanno chiesto anche volti nuovi. Sui commenti mi hanno scritto: ma dove sei, dove non sei? Questo mi fa apprezzare anche il fatto che magari molte volte alcuni non commentano, non mi scrivono, però hanno piacere di vedere i miei contenuti, i miei video, e quindi eccomi qua. Sono tornato e adesso vi porto qualcosina di molto 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 interessante. Allora, siccome oggi è un po', tra virgolette, il video è soprattutto, perché questa è la grande novità, dedicato al rasoio, piccolissima parentesi iniziale sul il codice sconto nuovo di Vanity Stock, che lo trovate sotto, che basta cliccare sul link che trovate sotto nella descrizione, avete già il 20% di sconto sul carrello, su tutto quanto il sito, quindi una cosa più comoda per voi e utile anche per me. Proviamo questo set di Grooming Cult, produttore che ho già portato sul prodotto e produttore che ho già portato su questo canale, ma che trovo di un livello fantastico. All'inizio sulle profumazioni era un pochettino sì buone, ma non duravano tantissimo. Ultimamente anche sulle profumazioni non sono declaration o Pantarai, però vi dico che l'asticella si alza sempre di più, e questa profumazione, ragazzi, a me mi ha fatto partire il cervello. Vi leggo la piramide olfattiva. Quindi parliamo di iris, rosa, ambra, pepe, nutmeg, non mi ricordo più, l'ho detto prima, non me lo ricordo più, vetiver e vaniglia. Comunque una profumazione fantastica, ragazzi. Cioè, proprio buona, 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 buona. Un fougère però arricchito anche di note. È quasi difficile dargli una definizione, perché è come se prendete un fougère classico ma ci mettete note moderne, spinte, giovanili, quindi è giovane ma un cuore classico, diciamo. È tanta roba, ragazzi, cioè, è difficile da spiegare, ma è qualcosa di meraviglioso. Penso che a gran pochi possa non piacere. L'unica cosa, vi deve piacere il vetiver, perché qui c'è un vetiver molto presente, un po' terroso, quindi se vi piace il vetiver, qui, ragazzi, avete fatto bingo, perché anche ste note un po' di vaniglia lo va un po' a stemperare, ma non è una vaniglia fastidiosa di quelle pesanti, è veramente equilibrato in maniera magistrale, quindi fantastico. Tra le nuove profumazioni questa è proprio quella che mi ha colpito da paura. Sono tutte buone, cioè sono tutte ad un livello alto, ma questa mi ha colpito particolarmente. Come pennello, io non sono matto dei maiali, però questo misto maiale e tasso che sbarba di Bruno Iapariello si è fatto fare da Zenith, lo trovo veramente veramente tanta tanta roba, e quindi lo andremo ad provare, e andremo a provare insieme a questa nuova uscita che non vedevo l'ora di portarvi, lo Stormbreaker, spero si dica così. Bellissimo, ragazzi, finiture magistrali, cioè finiture di rasoi di livello super top, prezzo assolutamente accessibile. Vi ricordo che nella descrizione c'è il codice sconto, link e codice sconto, dove poter avere anche, a parte il cashback, perché avete 10% di cashback, in più 5% con il codice sconto di Passione Rasatura, ragazzi. Ed è un rasoio fatto in Italia. Cioè, adesso, a parte i fratelli Donghi, quindi Rasoio Goodfellas, che è riuscito con i rocchetti a portare questi rasoi veramente ottimi ad un prezzo accessibile, no? Cioè, non c'è altro in Italia
che vi porta rasoi di livello così alto ad un prezzo così accessibile, ragazzi. Se sono rasoi questi qua in America li pagate 180-200 euro senza neanche proprio pensarci, ecco. E qui abbiamo un Made in Italy fatto veramente totalmente in Italia. Cosa volete di più, ragazzi? Finiture fantastiche, progetto sia del Mjolnir che questo originalissimi, sia uno che l'altro, perché non è la copia di niente. Quindi cioè, se non sosteniamo questi prodotti qua, è inutile che dopo ci lamentiamo che solo all'estero fanno le cose e via dicendo. Qua stiamo facendo tante cose e bisogna sostenere le cose nostrane, soprattutto quando meritano così. Allora, gel pre-barba, c'è scritto Barber Mind, ma qui dentro c'è un paio di gel da rasatura che avevo avanzato, mi scherzo tutti insieme, tanto non si offendono l'uno con l'altro. Così li finisco e dopo voi sapete, per me No Eye e Barber Mind sono le mie punte di diamante per quanto riguarda i gel pre-barba. Ok, vado a prelevare. Siccome è una pasta abbastanza, anzi direi morbida, pensavo più solida, invece uno me l'ha fatto notare nel gruppo, mi ha detto ma è normale che sia così morbida, e da stare sopra si sentivo morbida, ma non pensavo così, invece è proprio morbida. Non dico che è una crema, ma poco, è una crema, effettivamente è una crema. Allora preferisco metterla qua, strizzo bene il pennello, non gli lascio acqua e vado a caricare, ce lo vado proprio a scrollare bene che non ci sia acqua, e dopo carico praticamente il pennello in modo da fare il montaggio direttamente in viso, no? Ecco, già vedete che è un sapone bello carico, grasso, perché ha già tirato, c'era un goccino d'acqua e l'ha tirata in una maniera micidiale, tanto che vado a appena bagnare le punte per non lasciare parte grassa e densa sulla ciotolina, e dopo allora, comincio a lavorare in viso. Mamma mia, che spettacolo sta profumazione. Adesso vediamo se a mia moglie gli chiedo cos'era sto nutmeg, che l'avevo anche guardato prima e mi sono già dimenticato. Ah, la noce moscata, ecco cos'era. Che tra l'altro si sente anche molto bene e me ne ero dimenticata. Ed ecco infatti cosa che volevo dire. Vedete che piano piano salta fuori. C'è questo fougère di base, perché comunque il fougère lo sentite in maniera molto diretta, cioè non vi fa dubbio che di base è un fougère classico, però queste note di pepe, di noce moscata, quindi questa speziatura direi molto marcata, la fa diventare, secondo me, una profumazione veramente fantastica e molto moderna, bella mascolina, tanta roba, ragazzi, tanta roba. Chiama acqua, non poco. Dopo, una cosa bella di sto pennello è che, almeno sul mio viso, ragazzi, che io sono uno che ha la pelle veramente stradelicata, non mi punge, cioè, non punge. Fa un bel massaggio ma non punge.
ecco, non è un pennello comunque che personalmente riuscirei ad usare tutti i giorni, perché si fa sentire, lo dico chiaramente, si fa sentire, ha un bel massaggio scrub, però ogni tanto o su barba di qualche giorno va che è una meraviglia. Montaggio del grooming cart assolutamente bello, bello coprente, denso, vedete, crea veramente uno strato fantastico. Come la metta ci ho montato, siccome da quello, no, ho già provato, però da quello mi hanno detto anche altri e da quello che ho provato anch'io, è un rasoio bello, bello profondo. Siccome l'ho sempre usato con le Nacet mi sono trovato molto bene, però voglio provare con la Tatara a vedere se si smussa ancora un pelino e vedere come va. Adesso proviamo. Mamma mia. Che meraviglia ragazzi. Cioè, è qualcosa di meraviglioso. Ha una precisione di taglio, che è qualcosa di meraviglioso. Mamma mia. Bello, bello, bello ragazzi, bello, bello, preciso. Rasoio che va usato senza spingere ragazzi, perché come sensazioni di taglio, no, non voglio fare paragoni perché i paragoni qua non ci sta con nient'altro, non voglio paragonarlo con altri rasoi perché non è corretto, però cerco di farvi capire come lo vedo io sto rasoio. Sto rasoio, appena voi lo mettete in viso, tra molte virgolette, vi ricorda il sintesi. In che senso? Nel senso che avete precisione, dolcezza e sentite appena appena la lama che tocca il viso. Questo però non vi deve trarre in inganno. Perché dico questo? Perché vi potrebbe far venire voglia di spingere e il sintesi vi permette di farlo perché è un rasoio meno profondo, più dolce. Questo, siccome è un rasoio molto molto efficace, perché siamo a livelli tranquillamente di un Rocca. Quello che può succedere è che voi andate a spingere un po', ma non serve, non serve. Per quale motivo? Perché premendo non rade di più, anzi. Ho notato che se voi fate pressione, sembra impossibile, ma avete quasi l'effetto contrario, cioè avete meno profondità di taglio.
Se invece voi state leggeri, appena lo fate lavorare praticamente con il suo peso, vi dona gusto di utilizzo, perché vi assicuro che è meraviglioso da usare, dolce, ma nello stesso tempo emozionante, perché nella meta si sente il giusto, però si sente, cioè è di Bella che suona, che canta, senza essere esagerato. Una meraviglia. Se voi lo usate leggeri, vi assicuro che vado ad aggiungere un pelino di sapone però. Vi assicuro che poi il risultato sarà oltre le vostre aspettative. Però non fatevi fregare, perché rischiate di sentirlo aggressivo altrimenti. Ad esempio il Mjolnir Forte è un rasoio che, nonostante la sua efficacia, questo più o meno siamo lì, ma secondo me anche un pelino sopra, anzi mi sentirei quasi dire un pelino sopra. Però se il Mjolnir Forte vi permette di, tra virgolette, di spingere abbastanza in viso senza che cambi chissà quanto, questo qui, secondo il mio parere, richiede una mano un pochettino più delicata, quindi peso del rasoio, stare leggeri. Però ragazzi, quando lo usate nel modo giusto, io trovo che sia qualcosa di spettacolare. A me piace di più. Allora vi dico, se dovessi fare una scelta mia, prenderei il Mjolnir normale, che è un rasoio che veramente c'è in viso, potete premere, potete fare quello che vi pare, che perdona tutto. Comunque mi fate una signora barba, perché non gli manca la profondità. Però se dopo volete l'upgrade o volete il rasoio di quelli che vanno giù per barbi 3-4 giorni, vi dicendo, a me piace tanto questo, tanto. Il rasoio veramente incredibile. Cioè, sono andato leggerissimo, ho passato poco, ma sono già praticamente quasi. Mamma mia. Incredibile. C'è più niente. Vado a cercare proprio il pelo nell'uovo. Mamma mia. Anche nella zona baffi, cioè, già quasi con il traverso, perché vedete che io faccio i movimenti così, che di traverso, non proprio contropelo, quasi diretto, cioè arrivate a una profondità incredibile. Rasoio meraviglioso, meraviglioso. Ecco, io tra questo e Rocca, per dire, preferisco questo è come sensazione, è come se fosse una mezza via tra il 316 e Rocca, perché avete l'emozione di taglio ma dolcezza che assomiglia, cioè avete l'emozione di taglio che si avvicina al 316, che è il mio rasoio preferito, però avete anche la dolcezza del Rocca, cioè è proprio una mezza via, sembra dire una mezza via tra Rocca e 316. Rasoio, ragazzi, che adoro veramente tanto.
Bel manico sottile, mi piace molto, molto, ergonomico, mi trovo benissimo, bello. Testina fantastica, lavorata veramente molto molto bene, se ve lo faccio vedere dentro. Non ci trovo difetti su sto rasoio qua, ve lo dico proprio sinceramente, ma guardate com'è lavorato, cioè tanta roba ragazzi, adesso bisogna essere obiettivi sulle cose, tanta roba. Ecco, con le Tatara ha dato il meglio di sé, ancora secondo me è superiore alle Nacet. Su questo rasoio e Tatara per me, dopo è una cosa soggettiva, però ecco, se avete la vostra lametta dolce e permissiva, su questo rasoio qua proprio fate il colpaccio, il colpaccio. Bello, 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 bello ragazzi. Adesso andiamo a metterci un prodottino che è un bel po' che non porto, ma visto che parliamo anche di prodotti di Sbarba Toscana Factory Lab, cosmetica. Fantastico, prodotto fantastico. Perché? Perché non ha odore, quindi non ha profumazione, lo potete applicare dopo la rasatura con qualsiasi set, fa da astringente, quindi qua non ne avevo bisogno perché ragazzi penso che il risultato parli da sé. Praticamente avete l'effetto astringente, ma avete dentro dei componenti che vi fanno anche la pelle morbida, quindi subito astringe, fa il suo lavoro da astringente, dopo vi ammorbidisce la pelle, ve la rende idratata, ve la rende bella morbida, potete già volendo finire così. Però dopo voi ci splashate l'after alcolico, sentite anche leggermente meno l'alcol, cosa volete di più ragazzi? Non costa neanche tanto, ce ne avete 300 ml e vi dura una vita, perché ne basta poco, fantastico. Via di splash. Se prima lo apro magari sarebbe meglio. Eccolo qua. Volevo portarvi Stupor Mundi, però avevo voglia di usare questo ragazzi, e un'altra volta vi porterò anche l'altro, poi alla volta. Mamma. Oh ragazzi, per me sta profumazione qua è un capolavoro, basta. Non so cos'altro dirvi. Anche quelle fruttate, ne ha fatto un paio di fruttate che sono spettacolari, una di vecchia barberia che sa di pulito, che è qualcosa di meraviglioso, cioè sta lavorando molto molto bene ragazzi, c'è poco da fare. Buonissima, buonissima, anche sull'after. Mamma mia, esce sta parte proprio di pepe che è qualcosa di meraviglioso, questo vetiver un po' verde, un po' terroso che adoro. Buono, 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 buono. Ragazzi, cioè, penso che il risultato della sbarbata si possa vedere in alta definizione. Meraviglioso, ragazzi. Quindi, pennello super promosso, è uno dei pochi che ho ottenuto, l'unico forse sì che ho ottenuto misto tasso maiale, perché veramente è qualcosa di fantastico. Acqua cosmetica, ragazzi, prodotto che non può mancare, quando l'ho finito lo riprendo sicuramente al 100%. Fougère Heraldic, sì. Meraviglioso, prodotto di altissimo livello e profumazione molto molto buona. Non c'è altro da dire. E arriviamo al boss del video, al super boss. Quindi Stormbreaker, l'ascia di Thor. Meraviglioso ragazzi, un made in Italy di assoluta eccellenza, in rasatura è qualcosa di meraviglioso e quindi se vi piace un rasoio efficace con le giuste emozioni di taglio, che usato nel modo giusto è tranquillamente il livello dei big come Roca 316 o via dicendo, c'è neanche da pensarci, vi portate a casa questo qui. Se volete il rasoio, come ho detto, un po' più mild, un dolce, permissivo, c'è il Mjolnir, quello normale, ma se volete un rasoio bello efficace, comunque utilizzabilissimo, perché ragazzi,
cioè vedete neanche l'ombra di mezzo micro red point, non ho neanche sentito l'after, cioè potevo mettere acqua, era uguale, e eccolo qua. Questo è un rasoio, ragazzi, che vi porta dei BBS mostruosi con una facilità e un gusto di utilizzo che è qualcosa di meraviglioso. Non lo dico per fare, tra virgolette, la marchetta, dico la verità perché lo sapete che io sono quello che è da dire, rasoio che a casa questo sicuramente per me non può mancare. Se sul mio mi posso dire, ok, magari c'è sintesi questo, quello, quell'altro, attualmente sul mercato italiano di questo livello qua, di profondità di taglio, di gusto, di utilizzo e via dicendo, per me non c'è niente altro. Quindi rasoio meraviglioso e unico, non lo potete come si può dire, far paragoni con altri perché è un progetto unico a sé che non assomiglia a niente altro. Quindi tanta roba. Complimenti Bruno perché hai fatto un capolavoro. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye.